Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo il funzionamento del reggisella telescopico, perché usarlo sulla nostra bici e soprattutto quali accorgimenti avere per far sì che funzioni bene sempre e nel tempo. Quindi se siete interessati a saperne di più sul reggisella telescopico, seguitemi nel video. Buona visione! Il reggisella telescopico secondo me è una bella invenzione che ci permette di abbassare ed alzare la sella all'occorrenza mediante un comando remoto. Questo per cosa ci è utile? Ci è utile perché in salita possiamo sfruttare tutta l'estensione delle nostre gambe in pedalata, come è corretto che sia, e in discesa invece lo abbassiamo in modo da poter spostare il nostro peso e il nostro corpo all'indietro, quindi arretrare, ed evitare ribaltamenti o comunque problemi su percorsi magari molto tecnici, e comunque sia ci permette di assumere una posizione più consona alla discesa. Banalmente io lo consiglio soprattutto a chi magari non si sente molto sicuro in bicicletta perché non ci va spesso, oppure chi è di una statura abbastanza minuta, per scendere e salire agevolmente e più in sicurezza, perché comunque se noi abbassiamo il reggisella quando dobbiamo salire e lo rialziamo quando siamo in pedalata, ci ritroviamo nella posizione giusta, con l'estensione giusta della gamba quando dobbiamo pedalare, e però possiamo salire comodamente e soprattutto scendere più comodamente in sicurezza se appunto magari la canna ci va già a toccare perché magari è troppo alta, e quindi questo può essere un altro utilizzo del telescopico. Il funzionamento di un telescopico assomiglia per certi versi a quello dei pistoni a gas delle macchine o delle nostre ante della cucina. Il telescopico brevemente da cosa è composto, quindi possiamo vedere uno smontato. Per certi versi è molto simile a un ammortizzatore, è una forcella. Fondamentalmente lo stelo del telescopico è molto simile meccanicamente a una sospensione. All'interno di questo corpo ci sono due camere, una d'aria e una di olio, e noi praticamente andiamo ad agire sul comando che abbiamo sul manubrio, e nel caso di un reggisella meccanico cosa succede? Andiamo a aprire il circuito e con il nostro peso possiamo abbassare il reggisella, oppure se togliamo il nostro peso possiamo farlo estendere. Poi ovviamente ci sono delle varianti, perché esistono anche reggisella con comando ad olio oppure con comando elettronico wireless, quindi con batteria, ma qui andiamo in un altro discorso ancora più complesso. Quello che voglio spiegarvi oggi è cercare di capire come fare una manutenzione corretta per far sì che duri il più a lungo possibile, perché comunque se acquistato di buona qualità si può far durare, soprattutto se si fa un po' di manutenzione. Vedendo un reggisella vediamo che è esposto comunque allo sporco, al fango, alla terra, perché è anche vicino alla ruota posteriore dove arrivano spesso schizzi di terra che vanno a sbatterci contro. Quindi noi cosa dobbiamo fare? La cosa principale da fare è la pulizia, perché questa parte è direttamente comunicante con l'interno e noi dobbiamo fare in modo che sia sempre il più pulita possibile, perché altrimenti, se non è pulita, porta gli agenti contaminanti, quindi il fango per esempio, all'interno e poi provoca malfunzionamenti. Quindi prima cosa essenziale è la pulizia. Dopodiché abbiamo la lubrificazione. Ovviamente è controproducente lubrificare sullo sporco, quindi prima si pulisce e poi si lubrifica. Oltre a quello che è la manutenzione che andrebbe fatta annualmente, ovvero di aprire il reggisella e fare un po' come si fa con le sospensioni, quindi fargli un bel tagliando. Però qui andiamo ancora in un discorso ancora più approfondito. Senza dover aprire niente si può comunque fare qualcosa per farlo funzionare al meglio, ovvero possiamo andare ad utilizzare per esempio uno spray a base siliconica tipo lo Svitol Professional Silicone, che è ottimo anche per le guarnizioni che ci sono all'interno, quindi le preserva e le mantiene morbide e funzionali, oltre ad andare a lubrificare per bene lo stelo e a non far appiccicare lo sporco. Possiamo andare a svitare questa ghiera che abbiamo qui alla base per agevolare anche l'ingresso, oppure si può fare anche senza svitarla. Si va a spruzzare un po' di lubrificante qui in basso e si aziona il reggisella facendo fare un po' di movimenti a scendere e a salire. Dopodiché andiamo con un pezzetto
di carta a rimuovere l'eccesso che si deposita nella parte superiore, perché vuol dire che questo è in più. E lasciamo un velo di lubrificazione sullo stelo. Questo già farà parecchio. Un altro lavoro che si può fare ogni tanto è andare a pulire questa parte. Questo è un reggiseno usato e vedete che comunque non è molto pulito, nonostante stia all'interno del telaio, perché comunque è sempre in comunicazione con l'esterno. Allora cosa facciamo? Prendiamo per esempio il super sgrassatore Bike della Svitol e lo andiamo a sgrassare per bene, e poi anche lì andiamo a spruzzare. Possiamo sempre con un multifunzione, sempre Svitol, oppure con il siliconico di prima, in modo che sia tutto ben lubrificato, perché comunque nel telescopico, soprattutto quello a comando meccanico con cavo e guaina, c'è appunto una guaina che parte dal comando sul manubrio, entra all'interno del telaio, fa il suo giro, generalmente passa qui in basso e dopo risale, e quindi c'è un percorso che segue, c'è una guaina e c'è un cavo, e allo stesso modo di un freno a cordina o di un cambio necessita di manutenzione, quindi ogni tanto andrebbe comunque o lubrificato o anche sostituito se si consuma, se ci finisce sporco all'interno. Quindi la manutenzione anche del cavo e della guaina è importantissima, come anche la regolazione, perché se noi per esempio tocchiamo questo registro che serve per regolare la tensione del cavo sul comando, andiamo ad aumentare la tensione, cosa succede? Che il comando metterà più in tensione il cavo e il circuito resterà parzialmente aperto, motivo per cui potrebbe verificarsi che c'è un ammortizzamento a livello del telescopico, cosa che non deve succedere se il comando non interviene se non richiesto. Quindi anche la regolazione è importantissima, ed è importante anche rispettare la coppia di serraggio del collarino sul telaio della bici, perché oltre che sul telescopico è indicata la coppia di serraggio, che di solito è intorno agli 8 Nm, c'è indicata anche sul telaio della bicicletta. Noi dobbiamo rispettarle entrambe e non serrare più di quello che c'è scritto, oltre perché possiamo fare danni, sia spezzare viti e rovinare il telaio e il telescopico, ma ancora prima di fare questo possiamo far sì che non funzioni come si deve, perché se questi cuscinetti vengono compressi, stringendo troppo il collarino del telaio, non lavorano bene perché vengono appunto schiacciati, e quindi lo scorrimento non sarà omogeneo e specialmente non riuscirà a stendersi del tutto. Quindi è molto importante rispettare la coppia di serraggio. Le coppie di serraggio spesso sono abbastanza basse per quanto riguarda collarino e telescopico, alle volte il collarino è anche più basso del telescopico stesso, e c'è appunto il rischio che se la si muova lateralmente, addirittura che scenda verso il basso con il nostro peso. In questo caso non dobbiamo assolutamente aumentare la coppia di serraggio, specialmente in caso di telaia in carbonio esistono delle paste apposite da mettere a contatto tra il telaio e il reggisella, che quindi la giusta coppia di serraggio resta accoppiato e bloccato perfettamente. Poi ovviamente i telescopici ce ne sono con inserimenti più corti, inserimenti più lunghi, estensione minore o estensione maggiore in funzione delle esigenze che ognuno di noi ha. Questo nello specifico potete vedere che io lo muovo a mano e forse potete sentire anche dell'aria uscire, perché è successo quello che a volte succede in questi reggisella, ovvero che la camera d'aria non tiene più, quindi andrebbe aperto e andrebbero sostituite le guarnizioni. Se lo fate fare da un professionista ovviamente ha un costo non indifferente e spesso e volentieri supera magari anche il valore del telescopico, specialmente se ha già qualche annetto all'attivo. Altrimenti, se siete in grado di farlo voi, potete farlo voi, comunque recuperate il telescopico con una spesa contenuta. Altro problema che possono avere generalmente i tipi di reggisella sono il movimento laterale dell'attacco sella. In questo caso è quasi impercettibile, quindi è ancora molto buono, però col passare del tempo dell'utilizzo aumenta sensibilmente fino a renderlo quasi inutilizzabile. Considerate che ho visto delle selle avere un'oscillazione, un movimento anche di 1 centimetro, e a mio avviso sono praticamente inutilizzabili. Se fate con un reggiseno di questo tipo, a mio parere lasciate stare, o lo tenete così oppure sostituite, perché impararlo credo che sia impossibile, ma poco non vale la candela. Però purtroppo è un difetto che tutti i telescopici hanno, chi più chi meno. Ovviamente arriva dopo
salendo di prezzo, ma stiamo parlando di telescopici che costano più di 300 euro. Per quanto riguarda il telescopico meccanico, quando andiamo a fare il montaggio, è la parte che viene azionata dal nostro comando, quindi dal nostro cavo, inserisce un cilindro qui all'interno dove si blocca il cavo, e dall'altra parte dove c'è il comando si mette la testa cavo. Dopodiché si inserisce il cavo qui all'interno e si blocca. È importante lasciare 1,2 cm di cavo fuoriuscire per successive manutenzioni e regolazioni, ed è importante lasciare anche un po' di guaina sul manubrio. Tanti guardano semplicemente l'estetica, quindi cercano di tenere la guaina il corta possibile, però questo è anche controproducente, perché se è troppo corta, poi dopo quando dobbiamo fare manutenzione, quindi estrarre il telescopico, se non avremo una sufficiente da questa parte, sarà molto più problematico. Quindi il mio consiglio è di lasciarne un po' di più ed eventualmente fare in modo di reinserirla all'interno da questa parte. Se non è possibile, la lasciamo fuori, e dell'estetica a un certo punto ce ne freghiamo anche, perché è importante per la funzionalità che non faccia anche curve troppo strette, e soprattutto poi quando dobbiamo intervenire dobbiamo avere la possibilità di sfilare il telescopico e quindi arretrare automaticamente anche la guaina, inserirla all'interno per far sì che il nostro telescopico possa portarsela parzialmente fuori, perché quando noi lo inseriamo all'interno della bici, queste di cose il cavo e la guaina vengono spinti verso il basso, scendono, quindi quando lo andiamo ad estrarre per fare manutenzione dobbiamo farlo risalire, quindi automaticamente un po' lo tiriamo con il telescopico e un po' lo spingiamo dall'altra parte, ma deve esserci, altrimenti non si può fare. Ebbene amici, anche per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ho cercato di elencarvi bene o male tutto quello che c'è da sapere di base per quanto riguarda il telescopico, in modo da potervi dare eventualmente, se aveste qualche problemino per risolverlo in fai da te. La sentite, una raccomandazione anche che vi do è quella di fargli fare comunque manutenzioni periodiche, quindi siete competenti lo fate voi, altrimenti portatela da un meccanico competente, mi raccomando, che ve lo apra e che faccia la giusta manutenzione, così soprattutto se è un telescopico di valore lo utilizzerete il lungo possibile. E quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando di lasciarmi un bel mi piace, lasciatemi anche un commento per farmi sapere sulla vostra bici utilizzate il telescopico oppure no, lo trovate comodo oppure inutile, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Adesso non resta fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.